Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi ci divertiremo assieme, se avrete piacere, a realizzare questo basico scaldacollo. È un progetto davvero molto semplice, realizzato appunto a costo inglese con l'alternanza di due punti di lavoro che adesso vedremo. È un progetto davvero molto semplice e basico, ma molto utile. In inverno io, come molte di voi sicuramente, non posso fare a meno di utilizzare scaldacolli e sciarpe. Soprattutto io utilizzo sempre qualcosa che mi tenga appunto anche calda la parte del petto davanti e anche la parte appunto dietro la schiena e le cervicali. Questo scaldacollo è davvero semplice da realizzare, è dritto, è un rettangolo ed è pensato appunto per essere indossato con il bordo ripiegato, come avete visto dalle foto, e poi con due spacchi laterali. La parte del davanti è più corta rispetto alla parte del dietro, perché appunto la parte dietro del nostro coppino porta via sicuramente della vestibilità rispetto alla parte anteriore del davanti, e quindi avevo fatto due prove realizzando anche un altro tipo di scaldacollo analogo, e appunto che mi è servito da test per poi appunto migliorarmi per realizzarne un secondo. Vi faccio vedere anche gli altri scaldacollo che avevo realizzato prima di questo. E qui ne ho realizzato uno dalla vestibilità molto morbida, vedete, molto più morbida rispetto a questo, e ho utilizzato per questo il filato Air di Drop, che è un filato appunto bello voluminoso, però comunque vedete non è spesso, è soltanto appunto formato da questa retina che ingloba, diciamo, arie, dove intorno appunto ci sono queste fibre di alpaca, di lana, ed è molto bello. La lavorazione, come vedete, dà una trama davvero molto leggera e molto morbida. Questo l'ho realizzato con una vestibilità molto morbida e con un solo spacchetto laterale per un collo, diciamo, più a ciambella. Poi ne ho realizzato un secondo, sempre con lo stesso tipo di lavorazione, naturalmente questo in tinta unita e questo con una lavorazione a righe. Qui ho alternato il grigio con il rosa sabbia e ho un po' provato a testare anche la vestibilità e l'ampiezza dello spacchetto, delle cuciture, e niente, dopo aver appunto un pochino fatto questi test, ho realizzato quest'altro con dei filati che a me piacciono un pochino di più. Io infatti uso sempre il Kid Silk abbinato ad altri filati, perché mi dà appunto questo effetto molto vattato, molto polveroso. E poi insomma anche nell'indosso di questo ho aggiustato un po' di cosine ed anche appunto le misure. Naturalmente, come sapete, il punto di lavorazione a coste è un punto molto elastico, quindi poi nell'indosso c'è un 20% circa di elasticità nelle misure appunto del nostro capo finito, e bisogna appunto tenere conto anche questo. Qualche cosina diciamo come vestibilità, come misure, poi nell'indosso questo tipo di trama rilascia, e quindi dobbiamo stare attente a non utilizzarlo troppo ampio, troppo morbido, ma insomma che abbia una vestibilità che poi abbracci il nostro collo, in modo che non sia né troppo stretto ma neanche troppo largo, perché appunto ci deve riparare dal freddo. La realizzazione di questo scaldacollo è molto semplice. Io nel tempo ogni anno mi realizzo sempre vari tipi di scaldacollo. Questo per esempio l'avevo realizzato a Ferri l'anno scorso, sempre con il filato, proprio questo qui, che è il Flora di Drop, a cui avevo abbinato un Kid Silk di colore ruggine, e come vedete l'effetto della lavorazione a ferri è davvero molto morbida e molto calda. E anche qui il collo, diciamo, era bello ampio e poi è stato ribaltato a ciambella. E appunto c'è sempre la parte del davanti che copre il petto e la parte dietro la schiena. Poi anni fa, vi ricordate, avevo realizzato questo sempre a ferri, di cui appunto trovate il video tutorial. Questa volta appunto ho provato a realizzarne uno all'uncinetto con questa forma così molto semplice e basica.
La sua costruzione ve la riassumo in velocità perché poi la vedremo passo passo strada facendo, è molto semplice. Si parte da questo bordo di color marroncino per poi lavorare con giri di andata e di ritorno il pannello del davanti, che è questo, vedete, è quello più cortino. Dopodiché nel fianco andremo a costruire una riga singola, che è quella dello stacco dell'altro laterale, e andremo a montare delle catenelle, vedete qui, per poi proseguire la lavorazione della parte del dietro, che deve essere più lunga rispetto a quella del davanti, per via appunto della schiena. E realizzeremo il pannello del dietro sempre con giri di andata e di ritorno, e andremo poi alla fine a realizzare l'ultima costa più corta per poi farla combaciare, e andremo ad applicare le cuciture con l'altro lato appunto finale dello scaldacollo. Quindi davvero una lavorazione molto molto semplice. Naturalmente appunto le misure che io vi darò nel tutorial si possono ovviamente modificare per chi ha appunto una circonferenza del collo più importante, o per chi appunto è minuto, può eventualmente modificare le misure facendo un paio di coste in più rispetto al mio scaldacollo o un paio in meno, ecco, per appunto stabilire quel centimetro e mezzo, due di differenza. Però appunto dovete tenere presente che davvero la vestibilità è poi molto molto elastica, perché il punto cede. Io ho utilizzato questi filati, che però sconsiglio a chi è principiante. Perché? Perché se ci sono errori durante l'esecuzione, il fatto di tirare le codine e di disfare questa unione di filati può dare noia, perché appunto il mohair, essendo molto peloso, si annoda con l'altro filato e quindi rende difficile disfare la lavorazione. E quindi questo qui è soltanto un consiglio, e vi ho fatto vedere ciò che ho utilizzato io, ma ognuna naturalmente può realizzarlo con i filati che ha in casa. E per le principianti consiglio appunto dei filati di lana pettinata o della lana merino, insomma vedete voi come quello che avete in casa. Oppure ottimo è l'utilizzo anche appunto del Drops Air, perché appunto è un filato davvero morbidissimo, molto facile da realizzare, e che ha un effetto bello voluminoso, caldo e molto soffice appunto allo stesso tempo. Naturalmente dovete appunto un pochino ricampionare le misure, perché come vedete rispetto alla lavorazione che ho fatto io di questo scaldacollo, dove le maglie appunto lavorate sono un pochino più piccoline rispetto alle maglie della costa che ho utilizzato con l'Air, naturalmente mi danno delle dimensioni diverse, e quindi appunto magari fate un campioncino e vedete appunto le misure che vi risultano. Allora, in questo scaldacollo io in 10 centimetri, se appunto misuro i miei 10 centimetri, qui ho 20 maglie, che sono queste piccole puntine, vedete, queste piccole V che si formano. Ho 20 maglie in 10 centimetri, e se misuro appunto i miei 10 centimetri qui, io in questi 10 centimetri ho 12 coste di lavorazione. Mentre in questo scaldacollo, che ha un filato appunto più voluminoso, io ho in verticale, nei miei 10 centimetri, io ho 15 maglie di lavorazione, quindi me ne stanno meno perché il filato è più voluminoso. E in questi altri 10 centimetri le mie appunto coste lavorate sono 10, quindi vedete che bella differenza appunto utilizzando filati diversi. Se volete appunto vedere il video tutorial su come effettuare un campione, lo trovate appunto nel mio canale YouTube, ed è sempre utilissimo farlo prima di lavorare un progetto. Per la lavorazione di questo progetto andrò a utilizzare questi filati. Il Flora di Drops, che andrò ad abbinare a un Kid Silk abbastanza in tinta, userò un tono un po' più chiaro. Io ho usato dei filati che appunto avevo di rimanenza a casa, e poi andrò ad utilizzare questo albicocca di Drops, sempre Flora, abbinato a un Kid Silk appunto che trovo ci stia molto bene. E poi mi serviranno uncinetti
del 4,5 soltanto per l'avvio delle maglie iniziali e poi per la lavorazione utilizzerò l'uncinetto del numero 4. Inizio la mia lavorazione abbinando appunto queste due tonalità di filato, quindi il Flora e il Kid Silk, che andrò a lavorare assieme. E con l'uncinetto del 4,5, oppure se volete con il 4 ma facendo un avvio di maglie molto morbido, vado ad avviare comunque in modo morbido le mie catenelle. Io ho avviato 57 catenelle, una mi serve appunto per l'angolo, per voltare il lavoro, e a partire dalla seconda catenella sull'uncinetto lavoro questo primo giro a maglie bassissime. Pertanto nella mia prima riga di lavoro dovrò realizzare in totale 56 maglie bassissime. Ho realizzato le mie 56 maglie bassissime, una catenella e volto il mio lavoro. Faccio un gettato e a partire dalla seconda maglia dell'uncinetto, quindi escludendo l'ultima catenella che ho appena realizzato, nella prima maglia di base, quindi nella seconda maglia, qui nell'asola posteriore con il mio gettato punto l'uncinetto, porto fuori il filo di lavorazione e il filo di lavorazione che ho portato fuori lo faccio passare attraverso tutte le due asole di lavoro. Un gettato nuovamente, lavoro sempre questo giro di lavorazione quindi a punto brioche, puntando l'uncinetto nell'asola posteriore della maglia, portando fuori il filo e facendo passare il filo, l'asola che ho appena ottenuto dalle altre due maglie rimanenti. Pertanto continuo la mia lavorazione per tutto il giro in questo modo. Devo realizzare un totale di 56 maglie a punto brioche. Ho realizzato le mie 56 maglie. Vi consiglio di posizionare sempre un marker all'inizio del giro e poi quando avete completato l'avvio anche del giro di ritorno. Completato il nostro giro a punto brioche, prendiamo il filato del colore contrastante e quindi in questo caso io mi prendo appunto il filato Flora che vado a lavorare unitamente al mio Kid Silk. E vediamo come effettuare il cambio di colore. Quindi questa è la mia asola di lavoro, l'ultima maglia che ho realizzato. Tengo la codina di lavorazione con il filato contrastante da questo lato e la tengo ben fissa e l'ultima maglia che vado a rifare puntando l'uncinetto nell'asola posteriore, prendo tutti e due i fili, vedete, li faccio passare attraverso la prima asola di lavoro e poi li faccio passare attraverso le altre due asole. Rivediamo il passaggio. Quindi devo ancora realizzare l'ultima maglia di lavoro. Prendo il filato del colore a contrasto con cui adesso andrò a lavorare e lo tengo nella mano destra, ben tirato. Faccio un gettato, sempre con il filato del colore marroncino, passo attraverso la maglia esterna dell'ultima maglia, scusate, prendo tutti e due i fili di lavorazione e faccio un gettato nell'uncinetto e li passo attraverso la prima
asola di lavoro, quindi ho 3 asole. Questa più esterna la faccio passare attraverso le altre 2. Ho così completato il cambio di colore. Ora prendo soltanto il filo di lavorazione del colore a contrasto, faccio un gettato e porto fuori la mia asola. A questo punto ho volto il mio lavoro da questa parte, terrò da parte i filati dei colori dei toni del marrone da questa parte e mi tengo invece da questo lato quelli del color albicocca. Quindi qui ho la mia asola di lavorazione che ho portato fuori. Ora a partire dalla seconda maglia dall'uncinetto, quindi evitando l'ultima che ho appena realizzato, l'ultima catenella, qui nella seconda e nell'asola posteriore vado a lavorare a maglie bassissime e mi posiziono un marker nella prima asoletta di lavorazione, quindi vado a fissare i due estremi del giro praticamente, e quindi completo la lavorazione di questo giro a maglie bassissime lavorate nell'asola posteriore della maglia. Ho realizzato le mie 56 maglie bassissime, una catenella e volto il mio lavoro. Posso togliere il mio marker, volto la mia lavorazione, un gettato e a partire dalla seconda maglia sull'uncinetto, vedete, dovete visualizzare la riga di lavoro che avete ottenuto dalla lavorazione precedente, tenendo il lavoro fra il pollice e l'indice e puntando l'uncinetto sulla seconda maglia, nell'asola posteriore della seconda maglia, portate fuori il filo di lavorazione e lo fate passare attraverso tutte e due le asole, realizzando così un punto brioche, e andate a completare la lavorazione di tutto questo giro lavorando nell'asola posteriore a punto brioche. Quindi prendete il vostro marker e fissate la prima maglia di lavoro in questo modo. Lavorate per tutto il giro realizzando così 56 maglie. Ora andremo a lavorare alternando i colori e lavoreremo 2 giri con il colore albicocca, un giro a maglie bassissime e un giro appunto brioche, e poi con il colore contrastante, io ho utilizzato appunto i toni del marrone, per lavorare sempre un giro a maglie bassissime e un giro appunto brioche. Il giro di lavorazione che noi facciamo appunto brioche è il rovescio del lavoro, mentre quando realizziamo le maglie bassissime, quindi in quest'altro lato, vedete, andiamo a lavorare il dritto del lavoro, il dritto su cui lo noterete perché appunto si viene a formare questa costa inglese in rilievo. Andiamo a completare la lavorazione di questo giro e giunti quasi alla fine della mia lavorazione di questo giro, mi mancano 2 maglie, vado a lavorare la penultima maglia e poi l'ultima maglia effettuando il cambio di colore. Quindi attenzione, un gettato, punto l'uncinetto nell'asola posteriore dell'ultima maglia di lavorazione, prendo entrambi i fili di lavorazione e quindi li porto sull'uncinetto facendo un gettato, faccio passare tutti e due i colori attraverso la maglia sottostante di base, creando quest'asola che poi vado a portare fuori dalle altre 2 asole rimanenti. Ora prendo, siccome ho già realizzato i miei 2 giri con il
filato colore albicocca, prendo il filato marrone, i 2 fili di marrone, e faccio una catenella e volto il mio lavoro. Quindi prendo i miei filati, li ripongo da questa parte perché mi trovo meglio a lavorare, e sposto alla mia sinistra gli altri a contrasto. Questa lavorazione nuovamente la ripeto facendo la lavorazione a maglie bassissime, quindi a partire dalla seconda maglia sull'uncinetto lavoro a maglie bassissime. Attenzione di non avere appunto l'asola troppo lasca, tirate un attimino e procedete lavorando a maglie bassissime nell'asola posteriore e posizionando un marker nella prima maglia di lavorazione ottenuta. Quindi d'ora in poi andremo a ripetere la nostra lavorazione alternando 2 giri di lavorazione, uno a maglie bassissime e uno appunto a brioche con il filato marrone, e poi cambiando il colore con l'albicocca, un giro a maglie bassissime e un giro appunto a brioche. La lavorazione alternando questi 2 giri dà questa texture molto bella di questa costa inglese a rilievo ed anche elastica, molto adatta a uno scaldacollo. Ho lavorato per un'altezza di 21 cm ed esattamente ho lavorato 25 coste. Questa è la parte del dritto e quindi ho lavorato per 25 coste di lavorazione, fermandovi con la riga di lavorazione a contrasto del colore marrone. Vedete, la codina di inizio ce l'ho da questa parte e finisco con la lavorazione in diagonale da questa parte. Questa è la parte del dritto del nostro scaldacollo e mi fermo con la lavorazione qui, vedete, quindi a 21 cm, perché poi la lavorazione indossata è molto elastica, quindi cede e non voglio realizzare un collo troppo largo, perché altrimenti appunto l'effetto, cioè l'idea appunto è quello che mi deve scaldare, mi deve restare morbido sì intorno, ma anche allo stesso tempo aderente, per non farmi appunto passare l'aria e il freddo. Naturalmente, per chi lo volesse un pochino più abbondante, può continuare la lavorazione con un altro paio di righe, insomma, a seconda anche poi della circonferenza del collo di ognuna. Comunque questo è l'effetto appunto della lavorazione, che trovo molto bella anche come accostamento di colori, devo dire. E il discorso appunto di abbinare il mohair a un filato di lana più secco dà appunto un tessuto così un pochino più polveroso e più caldo, così. Il mohair io lo adoro e lo userei dappertutto, come sapete. L'altezza del mio scaldacollo, perché poi indossato appunto avrà questo verso di lavoro, è di 31 cm e questo magari potrà variare di mezzo centimetro, 1 centimetro, anche in base al filato appunto che utilizzerete e soprattutto in base alla vostra mano di lavorazione. Io ora vado a lavorare il lato, diciamo, del mio scaldacollo e lavorerò le mie righe, quindi continuerò la lavorazione lavorando per circa 19 centimetri. Poi il mio scaldacollo appunto lo indosserò da questo lato. Ho lavorato a maglia bassissima per 19 centimetri, lavorando nel mio caso 33 maglie e lasciando libere le rimanenti maglie, che sono 23. Infatti il totale della mia base è di 56 maglie. Quindi, completata la mia lavorazione a maglie bassissime, faccio il giro di ritorno, quindi eseguo una catenella, volto il mio lavoro
un gettato e procedo con la lavorazione nel giro di ritorno, come abbiamo visto finora di consueto con il punto brioche. E quindi lavoro le mie 33 maglie con questo punto per tutto il mio giro di ritorno e lavoro per 19 centimetri a maglia bassissima. Quindi mi trovo alla fine del giro di ritorno, dove vado a lavorare l'ultima maglia facendo il gettato nell'asola posteriore, prendo tutti e due i fili, porto fuori dalla prima asola e poi porto fuori dalle altre due. Quindi metto da parte il filato con cui ho appena lavorato e prendo il filato del colore a contrasto. Con il filato del color marrone faccio una catenella, volto il mio lavoro, mi trovo dalla parte del dritto e proseguo la lavorazione a partire dalla seconda maglia sull'uncinetto nell'asola posteriore, lavorando 33 maglie bassissime, quindi tutte le maglie di questo laterale che abbiamo appena realizzato. Tolgo il mio marker e 33 maglie bassissime. Ora non termina qui la mia lavorazione della riga, perché io adesso andrò a montare delle catenelle, perché andrò a creare l'altro lato, l'altra apertura dello scaldacollo, che sarà appunto quella che mi andrà a cingere la spalla nella parte dietro del mio collo praticamente. Però siccome appunto nell'indosso, facendo il test dell'altro, se noi li facciamo uguali, la parte che sta dietro alla spalla, poiché la parte del nostro dietro comunque è diversa dalla parte del davanti, perché ovviamente la parte dietro è più arrotondata, porta via ovviamente più spazio la parte della fascia che veste dietro alla schiena, nella prima parte del dietro del collo. Quindi noi andremo a montare adesso delle catenelle, e quelle di questo pezzettino che ci manca appunto per raggiungere la stessa lunghezza del nostro scaldacollo sarebbero 23 catenelle, però andremo così a pareggiare il nostro scaldacollo con 23. Noi andiamo a mettere 30 catenelle, andiamo adesso a realizzare 30 catenelle creando appunto un bordo più lungo e diamo appunto 4 centimetri di vestibilità in più nella parte dello scaldacollo dietro rispetto a quella del davanti. Spero di essermi spiegata. Quindi andiamo a realizzare 30 catenelle. Le avviatele in modo molto morbido, oppure vi aiutate con l'uncinetto del mezzo numero più grande. Io ho realizzato 31 catenelle, 30 più una, che è quella appunto che mi serve per l'angolo, per girarmi. Quindi vedete che la parte dello scaldacollo, adesso che io andrò a realizzare nella parte del dietro, sarà più lunga di quella del davanti, proprio per dare una vestibilità migliore appunto alla parte dietro, alla schiena. Quindi 31 catenelle, volto il mio lavoro, mi trovo nella parte del rovescio e un gettato. Adesso io continuerò la mia lavorazione a giri alterni e a colori alterni ovviamente. Adesso realizzerò 30 maglie appunto brioche e dopodiché farò il cambio di colore e continuerò appunto a ripetere la mia lavorazione con il colore a contrasto a maglie bassissime appunto brioche, a cambiare nuovamente filato fino a raggiungere un pannello per la parte del dietro
della stessa larghezza di quello del davanti. Quindi andremo a realizzare ora la stessa lavorazione realizzando lo stesso numero di coste. Quindi lavorate le mie 30 maglie della catenella che avevo appunto realizzato, proseguo la lavorazione sulla base del lato dello scaldacollo, quindi lavorando sempre in costa posteriore, nell'asola posteriore. Ora in questo nuovo lato avremo un totale di 63 maglie da lavorare con giri di andata e di ritorno con il nostro punto coste. La lavorazione del nostro scaldacollo si presenta così. Abbiamo questo primo pannello che è quello del davanti che poggerà sulla parte davanti del nostro collo e davanti al nostro petto, poi abbiamo appunto il laterale e poi abbiamo la parte del dietro, quella che ci coprirà la schiena, diciamo. Ho lavorato per lo stesso numero di coste per il pannello del dietro, ho lavorato per lo stesso numero di coste del pannello del davanti, quindi se conto le mie righe alternate sono 25 e poi nel giro di ritorno con il colore più chiaro ho lavorato lo stesso numero di maglie che ho lavorato qui per il laterale, quindi 33 maglie. Quindi sono adesso al giro dove ho effettuato 33 maglie bassissime, giro il mio lavoro e effettuo l'ultimo giro a punto brioche, perché vado appunto a lavorare questa riga del bordo e poi andremo ad applicare le cuciture. Vedete, quindi questo è il rovescio del lavoro e pertanto il nostro scaldacollo sarà un pezzo unico che presenterà soltanto una cucitura qui sul laterale. Realizzo quindi il mio ultimo giro di lavoro lavorando sul rovescio le mie 33 maglie a punto brioche. A questo punto realizzata l'ultima asola, taglio il filo di lavorazione lasciando una codina, taglio tutti e due i fili del colore e lascio una codina lunga del colore con cui ho appena lavorato, con cui adesso andremo a fare la cucitura. A questo punto mettiamo i due dritti a contatto nella parte interna, quindi abbiamo il rovescio posizionato verso di noi. Questa è l'ultima riga di lavorazione delle 33 maglie che abbiamo appena lavorato e questa è la codina del filo con l'ago con cui adesso andremo a fare le cuciture. Quindi noi adesso andremo a cucire le maglie di questo lato prendendo con l'ago e pinzando l'interno della maglia uscendo da questo lato con l'altra parte della lavorazione, vedete, prendendo sempre le stesse maglie nella parte centrale. Passo questo filo dall'altro lato. Vedete, la costa della lavorazione è questa. Io devo andare a lavorare, questa è la prima riga di maglie bassissime che io ho lavorato, che non devo diciamo prendere in considerazione. Vado a prendere in considerazione il bordo, il laterale di questa costa, che forse col marrone si evidenzia meglio, un po' meno rispetto al colore più chiaro, e vado a fare le cuciture prendendo le due maglie, vedete, nel fianco della costa. Quindi con l'ago da lana mi porto da questa parte della lavorazione ed unisco intanto, vedete, i due laterali
e poi lavoro le maglie in questo senso, quelle del laterale della costa, unendo il punto dall'altra parte, vedete, prendendo la parte centrale della V qui e sbucando con la punta del lago dall'altra parte. Ritorno poi nelle corrispondenti maglie dall'altra parte per poi ripuntare l'ago nelle altre due maglie del colore a contrasto. L'unica cosa è che dovete evidenziare molto bene le maglie del bordo laterale della lavorazione, che devono appunto essere le corrispondenti. Ecco qui, ho concluso la mia lavorazione sul rovescio. Adesso vado a controllare, prima di nascondere e tagliare la codina, come è venuta. Vado a verificare appunto. E insomma, mi sembra che sia venuta abbastanza bene e che funzioni, e quindi rispetto all'altra appunto mi dà la continuità del mio bordo. Non sono bravissima nelle cuciture, ho provato a testare diversi metodi di cucitura prima di realizzare questa, e tra i tanti appunto ho visto che questa è quella che mi dava appunto un risultato, diciamo, più pulito, e mi dava continuità alla riga. Come vedete, il nostro scaldacollo presenta la parte del davanti un pochino più corta rispetto a quella del dietro. Allora adesso andiamo a completare con delle maglie bassissime ai bordi della lavorazione del color marrone, perché abbiamo iniziato il primo giro con una maglia bassissima. Qui però abbiamo un punto brioche, la maglia bassissima appunto è quella che mi dà, vedete, un bordo di rifinitura, e quindi vado a completare anche per gli altri bordi scontornando con un giro di maglie bassissime per dare appunto lo stesso rilievo, lo stesso profilo che ho dato al primo bordo iniziale, altrimenti si vede il dislivello. Quindi andiamo ad applicare la rifinitura. Questo era il mio bordo di inizio dello scaldacollo, dove avevo fatto la maglia bassissima di base. Vado dall'altra parte del bordo, dove appunto ho soltanto il giro del punto brioche, e nella prima appunto catenella qui di inizio passo il mio filo e completo la lavorazione in costa dietro, nell'asola posteriore della maglia, a maglia bassissime, così che da rifinire il mio scaldacollo per ottenere un bordo più rifinito e uguale a quello del bordo di lavorazione di inizio del mio scaldacollo. E faccio questa cosa anche per questa rifinitura anche per l'altro lato dello scaldacollo, dove ci sono i due spacchetti laterali. Uno scaldacollo così molto semplice, molto lineare, che è molto pratico da indossare. Ci scalda il necessario perché ci copre appunto la parte del petto e la parte della schiena, e trovo che sia molto comodo anche indossato sotto ai cappotti, alle giacche, perché non ci ingoffa. Il fatto appunto che le spalle restino libere non ci va a portare via appunto dei centimetri al capospalla, che altrimenti appunto ci ingofferebbe un pochino, e lo trovo davvero molto comodo da usare. Spero che questo progetto sia stato di vostro gradimento e che vi possiate divertire e rilassare realizzandolo. Vi abbraccio, a presto, ciao!